Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. La glicemia è un parametro importantissimo per la nostra salute. Da un lato il glucosio è fondamentale per il funzionamento del nostro organismo, dall'altro in quantità eccessiva può causare diversi problemi fino a condurre addirittura a coma e morte. Ma è possibile accorgersi di avere la glicemia alta senza misurarla? La risposta è sì. Ci sono dei segnali che indicano che la tua glicemia è troppo alta e dovrebbero spingerti a misurarla e intervenire rapidamente. Vediamo quindi 10 segnali che la tua glicemia è troppo alta. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. Avere sempre fame, indipendentemente dall'aver mangiato o meno, potrebbe essere un segnale di elevati livelli di glucosio nel sangue. Può sembrare un paradosso, ma in realtà si spiega facilmente. Se i livelli di glicemia salgono senza controllo è perché il nostro organismo non è in grado di catturarlo dal sangue ed utilizzarlo. Quindi, anche se in circolo c'è tanto glucosio, le cellule hanno fame e il nostro cervello ci fa sentire la necessità di mangiare. Per lo stesso motivo, nonostante la grande disponibilità di zucchero nel sangue, si può andare incontro ad un rapido deperimento. Ciò accade soprattutto nel diabete di tipo 1, una malattia di tipo autoimmune in cui l'organismo non è in grado di produrre insulina. Questo ormone è fondamentale per permettere l'ingresso del glucosio nelle cellule. In sua assenza ciò non avviene e si può arrivare a perdere molto peso fino a che non si assuma dall'esterno l'insulina necessaria. L'iperglicemia spesso provoca poliuria, cioè la produzione di grandi quantità di urina con una conseguente disidratazione. In questa condizione, infatti, i reni cercano di abbassare i livelli di glucosio nel sangue eliminandolo con le urine, ma eliminando di conseguenza anche l'acqua. Anche una sete insaziabile è una diretta conseguenza dell'elevata concentrazione di glucosio nel sangue. Questa concentrazione viene controllata dall'ipotalamo. L'ipotalamo è una struttura del nostro cervello che per metà è sistema nervoso e per l'altra metà si comporta come una ghiandola. Quando percepisce che c'è troppo glucosio nel sangue e quindi c'è bisogno di acqua per aiutare i reni a svolgere il loro lavoro, invia lo stimolo della sete. La stanchezza cronica è la diretta conseguenza della fame di energia di tutto l'organismo. Il glucosio infatti è il carburante principale delle nostre cellule, soprattutto di quelle del sistema nervoso, e infatti una sua scarsa disponibilità o una scarsa capacità di utilizzarlo può manifestarsi come confusione e mal di testa. La glicemia troppo alta nel breve periodo può rendere la vista offuscata a causa di una modifica dei liquidi all'interno dell'occhio. Nel lungo periodo invece purtroppo si può andare incontro addirittura a cecità causata dalla retinopatia, una patologia della retina provocata dai danni ai capillari che la irrorano. Purtroppo nel lungo periodo anche i nervi periferici possono essere danneggiati dall'iperglicemia ed ecco che è possibile avvertire formicolio ed intorpidimento a mani e piedi. Se ti sei ferito anche un semplice taglio e noti che la ferita guarisce male o troppo lentamente, l'iperglicemia potrebbe essere la responsabile. Elevati livelli di glucosio nel sangue, infatti, inibiscono l'attività delle cellule responsabili della cicatrizzazione, rallentandola. L'iperglicemia si manifesta spesso con infezioni da candida ricorrenti. Soprattutto negli uomini non è raro che venga diagnosticato il diabete in seguito a infezioni genitali da candida ricorrenti e successive indagini. Ciò avviene perché il fungo candida è ghiotto di zuccheri e diventa particolarmente aggressivo in presenza di molto glucosio. Anche frequenti gengiviti o parodontiti sono correlate all'elevata concentrazione di glucosio nel sangue. Infatti, molto glucosio nutre i batteri rendendoli capaci di produrre infiammazioni più importanti. E infatti non è raro che il dentista prescriva a pazienti con parodontite l'analisi della glicemia per smascherare un eventuale diabete non diagnosticato. Abbiamo visto 10 segnali che indicano che potreste avere la glicemia alta. Ovviamente il video è solo informativo e vuole indirizzare chi dovesse avvertire questi sintomi a rivolgersi al medico per ulteriori indagini. Dei valori ottimali della glicemia, di come si misura e di come tenerla a bada abbiamo parlato in altri video che trovi in questa playlist. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.